Ciao, salve a tutti e ben ritrovata, ben ritrovato. Vuoi ripescare il narcisista per destabilizzarlo e magari anche distruggerlo? È questa la tua intenzione? Quando parlo di ripescaggio mi sono riferita per lo più e mi riferisco ai ripescaggi del narcisista di una ex, ma esiste anche il ripescaggio fatto da parte della ex di un narcisista nei confronti del narcisista stesso o dall'ex di una donna narcisista. Pensiamo quando c'è di mezzo una dipendenza affettiva, per esempio, ma anche se non c'è, perché fino ad un certo punto è comprensibile che un ex voglia pensare che qualcosa è andato storto sia per il concorso di entrambi, ma anche perché, ammesso che i torti pendano in gran parte dalla parte dell'ex che ha chiuso, possa anche essere che qualcosa è andato storto dentro di lui. Una possibilità è sempre giusto darla. Una, due, tre comincia a diventare troppo, specie di fronte a malignità evidenti da parte di un ex, e qui sta a te valutare quanto veramente ne può valere la pena, anche se è sempre bene un confronto con chi possa darti delle indicazioni con acume e conoscenza di quello che può essere capitato tra voi e delle personalità in campo, di quelle che sono effettivamente le vostre personalità e come sono andate ad incidere nei meccanismi relazionali della coppia. Se proprio vuoi ripescare un ex che sia o meno narcisista, non sempre il no contact è sufficiente. Anche qui poi è da valutare il tempo più appropriato in base a tante variabili che vanno analizzate quanto più attentamente possibile. Teniamo anche presente che non è più come qualche decennio fa, quando non c'era molto l'uso di internet e tante informazioni non c'erano. Gli ex, a loro volta, narcisisti o meno che essi siano, possono informarsi sulle strategie di conquista o di riconquista, vedi ad esempio il no contact incluso. Non basta sempre semplicemente uno contact, visto che sembra l'unica panacea che si dispensa solitamente, come insomma bastasse solo un no contact e fatto questo le cose si risistemano come prima o anzi meglio di prima, come niente fosse. A volte, tra l'altro, ci sono anche casi in cui è bene al massimo lasciare passare solo 2 o 3 giorni e poi chiarire de visu o almeno tentare di farlo, specie quando si sono dette cose che alla fine hanno solo ingarbugliato questioni che si sarebbero potute risolvere solo semplicemente parlando, guardandosi negli occhi. Ci sono casi in cui a distanza di tempo è bene non riandare a cose passate, ma fare come se si iniziasse tutto da zero. Altri casi invece in cui è opportuno mettere qualche giusto riferimento, far capire che si è elaborata la cosa e che la vostra vita sta andando nella direzione migliore. Ritornando alla questione che anche gli ex e anche i narcisisti sono bene informati e sanno e possono prevedere le tue strategie o la forma dei tuoi tentativi e a maggior ragione sapranno come agire e in certi casi anche, per così dire, divertirsi con te. A volte si dà troppo per scontato, ad esempio, di avere avuto a che fare con un narcisista, senza prendere in considerazione le possibili componenti, ad esempio borderline, o di qualche altra natura che l'ex possa avere. Spesso quando si parla di narcisismo, un disturbo molto affine è anche il disturbo borderline, e se l'ex ha una personalità di questo tipo, va a cambiare molto le carte del mazzo, perché un border reagisce molto diversamente dopo le chiusure. Prima di tutto però esamina il come ti senti e come ti fa sentire l'idea di come vuoi agire nei confronti dell'ex. Ti crea disagio, convinzione, paura. Sono tutti stati d'animo, ciascuno dei quali ti possono indicare se sei effettivamente pronta o pronto ad agire ed anche e soprattutto se veramente è il caso di farlo. In caso possiamo analizzare insieme tutta la situazione e tutte le variabili in campo per agire nel modo migliore. Sei stata tentata o tentato di
voler ripescare l'ex, magari appunto con una personalità narcisistica, o magari lo hai anche fatto. E come è andata in questo caso? Se ti piace, trovi utile il video, metti un mi piace, condividilo in modo che possa essere apprezzato o tornare utile anche ad altri. Sempre felicissima di leggerti, naturalmente, di averti tra noi e di sapere come stai. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.